Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come fare questi mini portamonete ad uncinetto. Ne ho fatto un portachiavi, lo schema è semplice e veloce da realizzare. Io ve lo mostro in un unico colore, ma ovviamente libero sfogo poi alla fantasia, possiamo farle a righe, possiamo farle multicolor, come preferite voi. Nel tutorial vi mostro anche come personalizzare lo schema se doveste avere un clic-clac diverso dal mio. Questi mini portamonete, oltre ad essere bellissimi secondo me, sono anche utili perché sono effettivamente dei portamonete, quindi ci può stare dentro l'euro del carrello della spesa, oppure alcuni spiccioli per il parcheggio, oppure qualcosa di piccolo che dobbiamo portarci dietro e che possiamo tenere sempre con noi nel portachiavi. Come dicevo, lo schema è velocissimo e poi lo possiamo personalizzare come vogliamo, aggiungendo bottoncini, perline oppure ricamando. Per il ricamo, come questo, vi lascio il tutorial in cui vi spiego come realizzare questi ricami nella descrizione del video. Nel tutorial vedremo come realizzare lo schema, quindi come realizzare la borsetta e anche come cucirla al clic-clac, per avere un ottimo risultato anche all'interno. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per realizzare il nostro portachiavi ci serviranno un filato, io utilizzo il cotone cablé numero 5, una forbice, un uncinetto da 2 mm, un ago da lana, un mini clic-clac, un portachiavi e 2 pinze. Cominciamo dal cerchio magico e per questo facciamo un giro intorno al dito con sopra il filo che va verso il gomitolo. Passiamo sotto con l'uncinetto, portiamo fuori il filo e facciamo una catenella. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lavorati i 6 punti bassi, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti e quindi per 6 volte lavoriamo 2 punti bassi in ogni punto. In questo modo. E alla fine del giro avremo 12 punti. Nel terzo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto, un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo così un punto, un aumento per tutto il giro che terminerà con 18 punti. Nel quarto giro la ripetizione che ripetiamo è 2 punti, quindi per 2 volte un punto in ogni punto e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo così 2 punti, un aumento per tutto il giro che terminerà con 24 punti. Nel quinto giro la ripetizione che ripetiamo è 3 punti, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo così 3 punti, un aumento per tutto il giro che terminerà con 30 punti. Nel sesto giro la ripetizione che ripetiamo è 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo così 4 punti, un aumento per tutto il giro che terminerà con 36 punti. Dal settimo al quindicesimo giro lavoriamo i 36 punti che abbiamo punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Terminati i 15 giri facciamo una catenella, tagliamo il filo ed estraiamo l'uncinetto e tiriamo. Possiamo togliere il segnapunti e la lavorazione ad uncinetto è terminata. Questa lavorazione è perfetta per questa clic-clac, ma se non doveste avere questa clic-clac, vi spiego come adattare la lavorazione. Abbiamo lavorato 36 punti in ogni giro, negli ultimi giri,
perché in questa clic clac io ho 15 forellini per lato, quindi 15 più 15, 30, e poi aggiungiamo 3 punti per ogni lato, quindi 30 più 3 più 3, 36. Quindi se avete un clic clac diverso è sufficiente fare il numero dei forellini per 2 più 6. E se dovete cambiare quindi lo schema, seguite lo schema fino alla fine dei giri degli aumenti e nel giro successivo, quindi nel settimo, aggiungete gli aumenti che vi servono per arrivare al numero di punti necessario. Per cucire la lavorazione alla chiusura prendiamo un pezzo di filo di un altro colore e lo infiliamo in un ago da lana. Se volete cucire con lo stesso colore con cui avete fatto la borsetta, allora ovviamente teniamo un filo bello lungo quando tagliamo il filo di fine lavoro. Agganciamo il filo sul rovescio facendolo passare attraverso qualche punto. E lasciamo una codina lunga alla fine. E passiamo l'ago attraverso uno dei punti, passando sotto la catenella dell'ultimo giro. È proprio qui che cuciremo tutto il clic clac. Ed entriamo nel secondo forellino, qui. Il punto che utilizzeremo è il punto indietro, quindi torniamo indietro, entriamo nel forellino precedente ed entriamo anche nel punto precedente. Ed ora passiamo al punto successivo, quindi nel punto successivo e nel forellino successivo. E torniamo indietro, quindi entriamo nel forellino precedente e nel punto precedente. Così. Io ho tenuto lontano il lavoro in maniera che voi vediate, ma ovviamente voi invece tirate molto bene questi punti. E proseguiamo. Punto successivo, forellino successivo. E torniamo indietro, quindi completiamo il punto tornando indietro. E passiamo al punto successivo e forellino successivo. Tiriamo sempre bene il lavoro e completiamo. E andiamo avanti così fino a completare tutta la prima metà. Terminata la prima metà otterremo questo ed ora abbiamo detto che dobbiamo saltare 3 punti qui sul laterale, quindi sulla parte dietro passiamo il filo con cui stiamo cucendo attraverso i 3 punti successivi sul retro, così facciamo anche 4 punti e qui dietro facciamo un nodino. Così e ricominciamo. Saltiamo 1 2 3 punti e cominciamo a lavorare dal quinto, quindi contiamo 1 2 3 4 e nel quinto portiamo fuori il filo e cominciamo a lavorare dal secondo forellino, abbiamo detto, quindi da qui e torniamo indietro come prima, indietro di un forellino e indietro di un punto, così. Tiriamo bene, abbiamo fatto dietro il nodino apposta in maniera che non si arricciassero questi punti e in questo modo possiamo tirare bene la cucitura e proseguiamo,
nel punto successivo e nel foro successivo e andiamo avanti così tutto intorno. Quando rientriamo nel punto non vediamo precisamente se entriamo nella catenella, ma se stiamo tenendo ben teso il filo, l'ago può entrare solo nel posto giusto. E proseguiamo. Un punto successivo, un foro successivo. Avendo lo stesso numero di punti e di fori, a parte quelli laterali che abbiamo aggiunto appositamente, la cucitura risulta molto più semplice, perché ad ogni punto corrisponde un forellino della clic clac. Per vedere il punto successivo è sufficiente scostare un po' il lavoro e vediamo il punto successivo ed entriamo qui e nel foro successivo. E tiriamo sempre bene e una volta terminato avremo questo. E adesso fra il filo di inizio, la codina che avevamo tenuto, e il filo che stiamo utilizzando per cucire facciamo un bel nodo doppio qui e nascondiamo i fili attraverso la lavorazione. E tagliamo e il nostro mini portamonete è pronto. A questo punto possiamo decorarlo come preferiamo, aggiungendo delle perline, dei dettagli, dei bottoncini, oppure avremmo potuto lavorare a righe di colori diversi, oppure se ci piace l'idea possiamo ricamare con il filo. Io ho utilizzato lo stesso filo con cui abbiamo lavorato il borsellino, ho ricamato dei fiori e ho fatto dei ricami geometrici, poi questo ovviamente dipende dal vostro gusto. Per vedere come fare questi ricami, se ne avete bisogno, vi lascio nel box informazioni il tutorial in cui vi spiego come realizzare questi fiorellini, le foglie e quant'altro. Ed ora non ci resta che agganciare il borsellino al portachiavi. Io ho preso un moschettone, un pezzetto di catena e questo pendente. Ovviamente questa è solo un'idea, poi voi lo farete come preferite, anche come abbiamo sempre fatto con un pezzetto di catena e l'anello portachiavi. Con l'aiuto di due pinze apriamo l'ultimo anello della catena, inseriamo il borsellino e richiudiamo. E il nostro nuovo portachiavi è pronto. Io devo dire che sono estremamente soddisfatta del risultato. Il progetto è semplice, lo schema velocissimo, lo possiamo adattare, abbiamo visto, con diversi tipi di chiusure, di clic clac, e poi lo possiamo personalizzare in un sacco di modi. Io vi ho dato queste due idee, ma ovviamente potremmo farne di moltissimi altri tipi, mettendo più colori di filato o ricamando in maniera diversa o aggiungendo perline o in molti altri modi che voi potete pensare. E ovviamente spero tanto che piacciono anche a voi. Voi quale preferite delle due? Quella ricamata o quella con la rosellina? Potrebbero essere anche una bellissima idea regalo, e visto che a Natale non manca poi molto, possiamo prenderci avanti e farne tantissime. Non vedo l'ora di vedere tutte le foto dei vostri portachiavi, come li personalizzerete e i colori che utilizzerete. Vi ringrazio per avermi seguita anche in questo tutorial, siamo sempre di più e questo mi fa enormemente piacere. Aspetto i vostri commenti qui sotto, sapete che li leggo sempre tutti e cerco anche di rispondere a tutti, mi fa enormemente piacere leggere le vostre parole. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come al solito vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!